Ciao, vediamo come scontornare un'immagine complessa come ad esempio un albero con tanti rami come questo nell'immagine con Photoshop attraverso il metodo calcoli. Ti anticipo già che questa tecnica la potrai utilizzare non solo per un'immagine di questo genere ma per qualsiasi immagine che presenta numerosissimi micro dettagli come potrebbero essere per esempio una struttura, un edificio oppure la chioma dei capelli. Insomma, chi più ne ha più ne metta. Andiamo a vedere subito come fare e come diventare quindi padroni di questa tecnica altamente professionale. Con l'immagine nella nostra interfaccia andiamo subito a selezionare dal menu modifica sostituzione cielo. Questo è un pannellino messo a disposizione dal software già dalla versione CC 2020 in poi che ci permette di andare a sostituire istantaneamente il cielo presente in un'immagine con uno scelto nella libreria messa a disposizione dal programma tra quelli per esempio predefiniti che possiamo trovare nella lista di questo menu a tendina. Io ho selezionato ad esempio questo cielo e posso scegliere chiaramente tra cieli blu, cieli tramonto, ma vedremo in un video specifico tutte le caratteristiche e le funzionalità legate a questo pannellino di sostituzione cielo. Ora che il programma ha elaborato e sostituito il nuovo cielo con quello predefinito dell'immagine, clicchiamo su ok. Ora se ci spostiamo nel livello definito cielo e sulla maschera di livello, andiamo a cliccare CTRL o Command più clic del mouse sulla maschera e vediamo attivarsi la selezione, compresa quella appunto dell'albero che sta al centro. Ora vediamo come chiaramente molti dettagli non vengono selezionati e tra quelli selezionati magari ne mancano alcuni come questi che possiamo vedere nella parte alta, quindi i rami più nascosti o quelli meno visibili come possono essere ad esempio questi nella parte alta o questi in mezzo. Perciò che cosa faremo? Andremo a nascondere innanzitutto il gruppo contenente il cielo sostituito, dopodiché CTRL o Command D e andremo a disattivare la selezione. Selezioniamo il livello sfondo, ci spostiamo adesso sul menu immagine, calcoli. Bene, la prima cosa da dire è che il metodo calcoli non fa altro che mixare, mescolare e quindi miscelare tra di loro diverse componenti, sia innanzitutto la sorgente, quindi in questo caso appunto il file immagine. Infatti vediamo due sezioni, sorgente 1 e sorgente 2, nel senso che Photoshop attraverso il metodo calcoli ci permette di mescolare tra loro anche diversi progetti che potrebbero essere appunto un'immagine da un file e una seconda immagine da un altro file, ma questo non è oggetto di questo tutorial. Quindi andiamo a lasciare selezionate appunto l'immagine tutorial JPEG sia per la sorgente 1 che per la sorgente 2. Un discorso simile viene fatto anche per i livelli e i canali, nel senso che Photoshop ci permette di mescolare e miscelare tra loro quindi livelli diversi da sorgente 1 a sorgente 2. In questo caso io potrei miscelare il livello sfondo con il livello per esempio cielo che però ho nascosto. Quello che però mi interessa fare è andare a scontornare esattamente l'oggetto principale di questa immagine, cioè l'albero, e quindi andrò a miscelare il livello sfondo della sorgente 1 con il livello sfondo della sorgente 2, quindi resterò appunto focalizzato sul livello sfondo. E ora la parte più interessante, andiamo a vedere adesso invece i canali, cioè dobbiamo mescolare e decidere quindi quali mescolare tra un canale colore del livello della sorgente 1 con un canale colore del livello della sorgente 2. Andate a selezionare varie modalità, quindi vari canali, vediamo appunto diversi risultati, come possiamo vedere in anteprima. Questo significa che a seconda del canale che selezioniamo, chiaramente la selezione sarà più precisa, più ricca di dettagli, come possiamo vedere dalle zone scure che vengono a riempirsi o a riempire le parti d'immagine. Ma nello specifico che cosa avviene? Il canale rosso, per esempio, è il canale che contiene più pixel di colore rosso o di matrice cromatica rossa nel file originale dell'immagine e quindi il canale rosso è il canale sostanzialmente che vediamo riempito. Se invece ci spostiamo sul canale verde, eccolo qua, il lieve cambiamento che c'è stato riguarda appunto le parti verde dell'immagine. Sul blu invece vediamo che tutta la parte dei pixel blu, i pixel quindi tendenzialmente più scuri, si illuminano qui o meglio si oscurano qui e vanno a riempirsi nella parte finale dell'immagine. Andiamo quindi a scegliere il canale blu. Potrei mescolare canali della stessa immagine per vedere risultati più efficaci in termini appunto di soluzione finale. Andrò a scegliere anche qui il canale blu. E ora una parte molto importante, il metodo di fusione. Perché? Perché chiaramente per poter mescolare, quindi miscelare, ossia fondere il canale della sorgente 1 con un canale colore della sorgente 2, dobbiamo scegliere il metodo di fusione più adatto. Di norma dovrebbe essere normale. Diciamo che quelli più utilizzati con diciamo tendenzialmente maggiore successo sono moltiplica, come in questo caso, però anche colore scherma, oppure sovrapponi, dipende sempre da quello che ci garantisce una maggiore selezione di tutti i micro dettagli dell'elemento principale che vogliamo selezionare. Possiamo anche utilizzare il metodo di fusione aggiungi andando a spostare il valore della luminanza da positivo a negativo, chiaramente
lì dove il parametro ci consente di visualizzare maggiori dettagli selezionabili. In questo caso con un valore di meno 137, così come meno 130, vediamo che tutta la parte scura sarà pure parte della selezione finale, lasciando anche un livello di opacità che può variare da 100 a 70-76, insomma a seconda della qualità e dell'intensità del risultato finale che ci vogliamo proporre di raggiungere. In questo caso però anche il metodo di fusione moltiplica ci garantisce un risultato ottimale. Infine dobbiamo scegliere chiaramente qual è il risultato di destinazione, cioè la selezione che vogliamo andare a generare con il metodo calcoli, come deve convertirsi, come deve trasformarsi in un nuovo documento, in un nuovo canale o addirittura in una nuova selezione. Quindi stiamo andando ad operare tutto questo per generare poi una selezione. In questo caso noi andremo ad aggiungere un nuovo canale. Clicchiamo su OK. Il livello si illumina di rosso. Andiamo sul pannello canali e vedete che ai classici canali del profilo colore RGB rosso, verde e blu si è aggiunto il canale alfa, che è quello che abbiamo appena costruito noi con il metodo calcoli. Ora dobbiamo andare a perfezionarlo. Possiamo perfezionarlo grazie ad alcuni strumenti messi a disposizione dal programma. Facciamo uno zoom in avanti. Se clicchiamo con la combinazione di tasti CTRL Command più clic sull'anteprima del canale alfa, vediamo come ci sono alcuni dettagli, come per esempio questi rametti in mezzo, che non sono stati selezionati correttamente, probabilmente perché non visibili nella miscela, nella fusione tra i vari canali nel primo passaggio dei metodi calcolo. E li possiamo vedere qui, in questa parte centrale, non sono selezionati. Ma la stessa cosa possiamo farla anche spostandoci in una parte più, diciamo così, esterna dell'albero, come per esempio questi rametti qui. Ora, se noi vogliamo fare questa selezione, chiaramente dobbiamo andare a migliorare questa esistente. Perciò ci sono diversi metodi. Innanzitutto andiamo a deselezionare la selezione attiva, CTRL Command D, oppure dal menu selezione deseleziona. Dopodiché ci spostiamo sul menu immagine, regolazioni e andiamo ad aprire il pannellino curve. Qui andiamo ad aumentare le ombre presenti appunto nell'immagine e magari aumentando leggermente anche i pixel più luminosi. Dopodiché clicchiamo su OK. Se il risultato non ci convince ancora, andiamo a fare una prova. CTRL Command più clic sull'icona del canale. Magari alcune rametti sono stati selezionati, altre ancora no. CTRL Command D deselezioniamo. Andiamo a utilizzare un altro metodo, che potrebbe essere quello sicuramente delle pennellate. Andiamo a selezionare quindi lo strumento pennello. Assicuriamoci che il colore in primo piano sia il nero. Dal menu della tavolozza dei colori, dal pannellino dinamico che si trova nella parte alta, assicuriamoci che il metodo di fusione sia sovrapponi e poi possiamo giocare eventualmente con il livello di opacità. Se vogliamo che il tocco del pennello per evidenziare le parti meno visibili della selezione non sia particolarmente forte, altrimenti lasciamo tutto così com'è. Chiaramente col pulsante destro sull'area di lavoro possiamo andare a aumentare o diminuire le dimensioni della punta del pennello, eventualmente agire anche sulla durezza per rendere più o meno efficace l'azione del pennello. Andiamo adesso a fare un clic sulle zone, come per esempio questi rametti più lontani, da far aggiungere alla selezione. Come vedete si scuriscono nettamente. Posso fare sempre una prova al volo, mi sposto sul canale alfa 1 e torno a cliccare la combinazione CTRL Command più clic. Ed ecco qua, vedete molti rametti che non vedevo prima, adesso li vedo. CTRL Command D, deseleziono, vado di nuovo ad agire col pennello, torno a selezionare ed ecco qua, delle zone che qui non erano selezionate, qui sono state selezionate grazie appunto al fatto che il pennello nero con metodo sovrapponi le ha rese molto più scure e quindi vengono riconosciute all'interno della selezione. Deseleziono e riprovo. Magari in questa zona, vediamo cosa succede qui e in questa zona. Torno a selezionare ed ecco qua, adesso queste zone più scure, che sarebbero i rametti meno visibili, sono rientrate nella selezione. Faccio la stessa operazione anche in altre zone, in modo da essere sicuro di centrare e di far entrare tutti nella selezione quei rametti che altrimenti non risulterebbero visibili, proprio perché poco visibili già in origine. Con una selezione di prova vedo che tutto sta rientrando. C'è un altro metodo che potrei utilizzare, che è quello dello strumento brucia. Ecco qua, questo mi permette, una volta selezionato, di andare ad agire sui singoli rametti, che potrebbero essere anche dei capelli nel caso stessimo selezionando una chioma molto complessa da selezionare. Una volta selezionato e attivato l'intervallo mezzitoni con un'esposizione magari al 50% e anche qui l'ampiezza, in questo caso va bene anche di 3,25 pixel, andiamo ad agire direttamente su quei rametti come questi, in modo da avere il controllo molto più dettagliato
dei singoli rametti da selezionare. Ecco, lo strumento brucia ci permette di evidenziare e quindi di scurire quelle parti di rami che altrimenti non verrebbero visualizzati. È un po' come agire con il pennello, ma in modo ancora più preciso. Facciamo un clic sulla selezione e vediamo come molti rametti che ho trattato con lo strumento brucia adesso fanno parte della selezione. Posso chiaramente andare a raffinare molto meglio questa selezione facendo rientrare tutti i rametti. Insomma, l'importante è non perdere di vista l'obiettivo principale, che è quello di una selezione accurata soprattutto dell'albero, oltre che della composizione, in modo da sostituire il cielo, ma mantenere comunque una selezione dell'albero affidabile. Una volta che sono soddisfatto del mio lavoro, faccio un clic e quindi CTRL o Command più clic sul canale alfa e poi vado a copiare la selezione. CTRL o Command più C, oppure potrei andare su modifica, copia. Adesso vado a selezionare il canale RGB, deseleziono il canale alfa in questo modo. Dopodiché torno sul menu livelli e nella parte bassa mi sposto sull'iconcina della maschera e vado ad attivare una maschera che incorpori la selezione copiata. Andrò a cliccare con Alt più clic ed eccolo qua, il nostro albero, la selezione attiva, che possiamo vedere appunto dallo sfondo assente. E come possiamo vedere la fedeltà della nostra selezione è sicuramente ben visibile. Se la vado a disattivare vedo come l'originale con lo sfondo bianco o comunque molto chiaro da dietro. Se l'attivo, ecco qua. Ora vado ad attivare il gruppo con la sostituzione del cielo, lo vado ad aprire, mi sposto sulla maschera del cielo attivato all'inizio e la vado ad eliminare. Tasto destro, elimina. Ora vado sulla maschera della selezione che invece abbiamo generato con il metodo calcoli e gli strumenti successivi e con la combinazione di tasti Alt più Shift la vado letteralmente a spostare accanto al cielo sostitutivo. Ora mi sposto in basso, vado ad eliminare la maschera iniziale ed ecco qua, ho ottenuto una selezione più accurata dell'albero, molto più fedele, includendo al suo interno moltissimi rametti che altrimenti non sarebbero stati selezionabili con una selezione normale, diciamo più standard. Ho sostituito lo sfondo, insomma sono soddisfatto del risultato finale. Spero di esserti stato utile, mi raccomando non dimenticarti di iscriverti al canale per non perderti nessun altro video su Photoshop, Illustrator e tanto ma tanto altro ancora. Ciao, grazie e al prossimo video!